Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi voglio parlarvi delle pompette dello scarico della condensa degli split. Allora, dovete sapere che gli split del condizionatore, quando funzionano a freddo, creano un gocciolamento sulla parte radiante dello split. Sotto tutta questa gocciolatura va a finire in uno scolo e con un tubicino per caduta solitamente si fa scaricare questa condensa, questa acqua che si forma si scarica in questo modo. Quando però non abbiamo le pendenze per fare gocciolare via, andare via l'acqua con la condensa, bisogna usare delle pompettine apposite in modo sempre da mandare via quest'acqua senza ristagni. Allora in quel caso si utilizzano questo tipo di pompette, il galleggiante e la pompa, ok? In questo modo non abbiamo bisogno né che siano in discesa, in salita. Questa qui è una pompa che spinge in pressione, sicché anche fino a 5 metri di altezza ci butta fuori la nostra acqua. Ora vi faccio vedere come viene installata. Andiamo a vedere alla lavagnetta. Allora, questo è il nostro split, ok? Noi abbiamo lo scarico, per esempio, da portarlo ad un'altezza superiore di quota dello split. Supponiamo qui abbiamo la nostra tubazione di scarico, ok? Quindi noi, se per non utilizzare la vaschetta, avremmo dovuto avere una discesa, che è un minimo di pendenza anche di un grado. Ora cosa succede? Allora, in questo caso supponiamo di andare in un controsoffitto, ok? Quindi abbiamo la nostra canalina fino al soffitto, ok? Questo è il soffitto. Supponiamo che questo è un controsoffitto e questa è la nostra canalina, ok? Allora, lo split ha qui lo scarico, il tubo di scarico della condensa, ok? Allora, io solitamente prolungo questo tubo fino all'inizio della canalina, ok? Quindi qui monterò un pezzo di tubo per scarico di condensa per portarmi fuori dallo split, in modo che basta che apro. È più facile aprire un pezzo di tappo della canala che aprire lo split, anche perché c'è tutte le tubazioni interne e i collegamenti. Quando sono arrivato fuori, ok, qui installo questo galleggiante, che sarebbe questo. Questo galleggiante come funziona? L'acqua viene scaricata dentro il tubo grosso, questo galleggiante si alza, chiude un contatto. Quando la vaschetta si inizia a riempire, questo qui sale finché chiude un contatto e dà il consenso alla pompa di partire, ok? La pompa si può mettere subito dopo, si può mettere qui, ok? E da qui avrà l'uscita del tubo che mi va nello scarico, ok? Nello scarico, chiamiamolo scarico che abbiamo deciso dove scaricare, che sia un pozzo perdente, uno scarico di un pluviale o uno scarico del bagno, ecco. Scaricherà qui pompa. Allora, galleggiante, dicevamo. Ora vi spiego il funzionamento. Galleggiante, pompa, ok? Allora, dicevamo, il galleggiante, c'è dentro proprio un galleggiante, che sarebbe questa ciambellina qui. Quando l'acqua sale di livello, chiude un contatto, quindi tra questo galleggiante e la pompa c'è un cavo di dialogo, solitamente un cavetto con degli spinotti RG11. La pompa invece ha bisogno dell'alimentazione a 220, ok? Questa ha bisogno da 220. Poi sul comando della pompa ci sono anche dei contatti che si possono utilizzare per un'anomalia del funzionamento della pompetta.
per esempio rimane bloccata la pompetta, va in allarme. Allora, va in allarme, ok, andiamo per passi. Quindi il galleggiante si alza, la pompetta parte e da qui fuoriesce l'acqua che va allo scarico, ok? Questo è il funzionamento della pompa. Gli allarmi invece come funzionano? Se la pompa rimane in blocco o è bruciata, ci sono dentro dei contatti, quindi se noi volessimo utilizzare questi contatti possiamo mettere sulla linea di alimentazione del circuito split e macchina esterna, a monte di tutto montiamo un teleruttore, ok? Quindi facciamo così, questa la vedete UE, ok? Sarà per unità esterna e questa UI, unità interna. Quindi abbiamo la 220 questa, avremo bisogno di alimentazione. Ora la linea di alimentazione solitamente si porta, dipende dai modelli di split, o all'unità interna o all'unità esterna. Supponiamo in questo caso che va all'unità esterna per comodità nostra ora. Quindi questa è la nostra 220, avremo il nostro interruttore, da qui avremo il nostro interruttore bipolare, ma prima di mettere l'interruttore mettiamo un teleruttore, ok? T, e sotto l'interruttore int, e poi andiamo alla nostra macchina. Quindi cosa succede? Quando a cose normali la 220 poi verrà data anche a lei, però a monte di questo, ok? La pompetta. Cosa succede? Questa qui va in allarme e il nostro, qui abbiamo preso un contatto NC, normalmente chiuso, che va a comandarmi la bobina, ok? Quindi NC. Il teleruttore quando gli do 220 si attiva e rimane attivato. Se ci deve essere un problema sulla pompa che si blocca o va in anomalia, questa qui cosa fa? Aprirà il contatto e mi scatta il teleruttore e mi manca corrente sull'impianto. Oltre a questo si può mettere anche una segnalazione acustica luminosa, sempre usando gli scambi su relè con questo sistema. C'è il contatto NC e il contatto NA. Ecco lo schema. Eccomi ragazzi, per oggi è tutto. Ciao e al prossimo video. A presto. Ciao.